Buonasera a tutti, eccoci al nostro quinto bollettino settimanale. Voglio prima di tutto scusarmi con voi per non essere riuscita a postare la settimana scorsa questo bollettino. Come voi sapete, ero impegnata a Milano con la vita e quindi non mi è stato possibile. Mi auguro di non essere troppo lunga oggi, visto che dovrò raccontarvi quello che ho fatto in 2 settimane. Ma in ordine, per quanto riguarda i provvedimenti presi nelle settimane dall'11 febbraio sino ad oggi, voglio ricordarvi l'approvazione del regolamento per la pubblicazione dei dati di reddito e di patrimonio del sindaco, dei consiglieri e degli assessori, regolamento che è stato approvato nel Consiglio Comunale del 13 febbraio. Ha distribuito durante queste settimane buoni per l'acquisto dei libri di testo a tutti gli studenti che avevano diritto alle nostre scuole. Hanno inoltre distribuito le facilitazioni di viaggi sempre agli studenti. Abbiamo trasmesso una scheda di rilevazione dati all'ENCI per poter partecipare al progetto turistico Itinerari nella cultura, storia e tradizioni, paesaggi dei borghi di mare. Come già accennato, sono stata alla BIT di Milano per presentare in conferenza stampa il progetto SAC Meri tra le mura che Polignano realizza insieme ai comuni di Conversano, Mola di Bari e Ortigiano. A proposito di questo progetto, vi darò un post la prossima settimana in modo da spiegarvi nel dettaglio in che cosa consiste il progetto SAC e cosa ci permetterà di realizzare dal punto di vista turistico e dal punto di vista culturale. Sempre a Milano ho partecipato al pomeriggio dedicato a Polignano, un pomeriggio che è stato organizzato dall'Associazione Regionale Pugliesi. A questo pomeriggio hanno partecipato diversi artisti di Polignano e tra gli altri anche il professore Carlo De Luca. Per quanto riguarda invece le attività che andrò a svolgere la prossima settimana, voglio ricordarvi prima di tutto che andremo a definire un progetto realizzato dalla volontaria Maria Grazia De Luca, una volontaria dell'ENCI. Questo progetto partirà nella prima settimana di marzo nelle nostre scuole primarie e nelle secondarie di primo grado. Un progetto che rientra nell'ambito della progettazione borghi ospitali. In ogni caso anche su questo progetto ci sarà una conferenza stampa la prossima settimana, in modo che vi potrò raccontare meglio in che cosa consiste il progetto. Se la prossima settimana ci attiveremo per l'acquisto dei banchi per le scuole medie e poi ancora ci attiveremo per l'apertura dell'ufficio URP, per l'attivazione del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità. Inoltre, in collaborazione con l'assessore allo sport Daniele Simone, abbiamo predisposto un bando per l'estate polignanese che ci auguriamo di pubblicare quanto prima nelle 2 prossime settimane. Voglio infine ricordarvi le iniziative e gli eventi organizzati dall'assessorato alla cultura per la settimana prossima. Il 26 febbraio presso il Museo Pino Pascali a partire dalle 18:30 sarà presentato il libro di Francesco Minervini dedicato alla morte di Michele Fazio. L'evento rientra nell'ambito della rassegna di libri e di autori. Parteciperanno a questa presentazione la mamma di Michele Fazio, Lella Fazio e il dottor Luigi Fuori, che era il capo della squadra mobile di Bari all'epoca delle indagini. Secondo evento, il 1° marzo alle ore 20:30 presso il Cinema Teatro Vignule è in scena il secondo spettacolo realizzato nell'ambito della nostra stagione teatrale. Sarà in scena la Rimba Band con Rimba Band Show. Evento molto importante per noi di Polignano il 2 marzo alle 19 presso il Museo Pino Pascali. È realizzata qui al museo una mostra
dal titolo Uno sguardo sul mondo, opere da una collezione predetta. Sani mostra infatti le opere del collezionista Douglas Andrews, un collezionista molto noto, che passando per Polignano ha visto il nostro museo e ha deciso di far vedere le sue opere per la prima volta proprio a Polignano. Erano presenti il sindaco, la direttrice del museo Rosalba Brenner e tra gli altri la professoressa di storia dell'arte dell'Università di Bari, Frances Specken. Il commercio, nell'ambito della stagione teatrale dedicata ai nostri studenti, sarà messo in scena dalla compagnia Al Caro dei Comici di Leggiamo. E poi ancora il 5 marzo, sempre al Museo Paschelli alle 18:30, presenteremo il libro della poetessa Nadia La Volpe, Camera con vista e altre poesie. D'ultimo voglio ricordarvi il terzo appuntamento dedicato al teatro. Si terrà il 7 marzo al Cinema Teatro di Miola alle 20:30. Avremo con noi Simone Cristicchi con il suo spettacolo Mio nonno è morto in guerra. Ricordo tra l'altro che questo spettacolo in Puglia si terrà solo a Polignano e a Lecce, per cui mi auguro che siate numerosi. Oggi è tutto qui, ci vediamo la prossima settimana. Vi auguro un buon proseguimento. Ciao a tutti.